Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio canale. Come sapete, se siete capitati per la prima volta andate a vedere, troverete tante ricette semplici, gustose e buone, dai dolci ai primi ai secondi. Oggi voglio proporre un piatto di selvaggina. Non tutti amano la selvaggina, però si trovano nei supermercati. Ci sono quelli che vanno ovviamente a procurarsela. Io ho avuto in regalo una fagianella o un fagiano. Mostro come cucinare un buon piatto senza sentire il gusto del selvatico, molto morbido, buono. Con questa preparazione spero di essere d'aiuto a tutte le persone che vogliono cucinare un piatto semplice e buono, soprattutto che non si senta il gusto del selvatico. Basta avere dei piccoli accorgimenti e voilà, il piatto è servito. Grazie per la visione. Se il video vi piace, come sempre vi chiedo di condividere, mettere i vostri commenti, che sono sempre ben graditi per fare crescere il mio canale, sia in positivo che in negativo. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. Un saluto a tutti. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Bentornati nel mio canale. Oggi voglio mostrarvi velocemente, ovviamente il video andrà tutto insieme, io lo manderò tutto a tappe, come si cucina una fagianella o un fagiano. Praticamente questo mi è stato regalato. Io ho messo dei gusti: salvia, sedano, carota. Adesso andrò a mettere del sale, del vino, un po' di pepe, questo è facoltativo, dell'aroma e del vino. Vado a rigirare il tutto e poi si lascia macerare tutta, marinare tutta la notte e si cucina. Procedo con mettere ancora un po' di olio e vino. Allora, i tipi di vino che possiamo utilizzare: normalmente si può utilizzare quello di Montalcino. Io vado a mettere un buon rosato, aggiungo, lascio così per un'oretta, poi rigiro e metterò tutto a riposare. Devo solo aggiungere un po' di sale, quindi tutta la notte a marinare. Dimenticavo 2 chiodi di garofano. C'è chi non passa la marinatura una volta frullato. Basta, mi hanno detto, mandare del brandy e farlo velocemente sul fuoco. Io preferisco i vecchi metodi della nonna, che tra l'altro questa ricetta mi è stata data da una carissima amica, e vedrete che spettacolo. Rigirato, ho aggiunto del sale, sfumato, versato ancora un po' di vino. Adesso copro con un piatto e lascio riposare tutta la notte. Tirata fuori dal frigo, dove è rimasta immersa tutta la notte con il vino, adesso vado a fare diventare ben croccanti le parte, rigirandolo, e poi verserò il suo sughetto di marinatura con del brodo. Continuiamo così per un 10 minuti, aggiungendo piano piano. Procedo. Ricordo che in questo modo, non so se l'ho detto in precedenza, si possono cucinare tutti i tipi di carne selvatica: anitra, farone, fagianella, tutto quello che volete. L'importante è una buona marinatura. Adesso vado a versare piano piano ancora un bicchiere di vino sfumato, aggiungo quello che ho messo ieri sera e il brodo e lascio cucinare piano piano all'incirca un'oretta. Ricordo che in pentola a pressione i tempi vengono dimezzati. A me piace la cottura normale e quindi continuo all'incirca per un 3/4 d'ora, però una volta che la forchetta penetra morbidamente nella carne è pronto. Proseguo, ci vediamo dopo.
Ricordo che i gusti sono facoltativi. Io ho aggiunto, oltre quelli che ho messo nella marinatura, poi scriverò tutto nelle info, dei semini di finocchietto, del sedano e altre 3 foglie di alloro. Sfumato con il vino, aggiunto il brodo vegetale fatto con carota, sedano e una patata messe da parte. Poi il condimento io servirò con delle patate gratinate. Uno può fare il condimento e servire come si vuole. A fra poco. Trasferito dal fuoco, una volta che ha preso il bollore vivace, l'ho messo nel fornello più piccolo, ma deve continuare a bollire, a cucinare in modo che non si abbassi la temperatura. Come vedete, il suo liquido si è ben assorbito. Vapore. La forchetta entra morbida dentro, è cotto. Adesso spengo, lascio insaporire per 10 minuti, altrimenti si può lasciare in padella, poi per riscaldare nel suo condimento stesso. Poi preparerò le patate che andrò a mettere come contorno. Un piatto veramente super gustoso. Ci vediamo dopo che lo servo e lo metto nel piatto di portata. E adesso vado a preparare le patate per unirle alla carne. Veloce veloce ho fatto un taglietto, 4 anzi, per lato, le patate, microonde 3 minuti al massima potenza. Al suono rigiro le patate, altri 3 minuti. Procedo. Nel frattempo una bistecchiera la mettiamo a scaldare, affettiamo le patate, le passiamo nel pan grattato e un po' di formaggio e le metteremo sulla bistecchiera. Affettate le patate, passato nel pan grattato che è stato messo insieme al pan grattato, un po' di origano e un po' di sale. Come dicevo prima, facoltativo, si potrebbe anche mettere del formaggio. In questo caso io questo giro non lo metto. Procedo fino a riempire la padella. Passiamo sopra un filo d'olio, rigiriamo e facciamo gratinare anche l'altra parte. Queste patate così possono essere accompagnate con carne, pesce o mangiarle anche da sole. È un ottimo contorno, un spezzafame buonissimo. Pronto il fagiano, è di un profumo e una bontà squisita. Ovviamente si può preparare prima, lasciare il suo liquido di cottura e poi scaldare. Consiglio a tutti, se vi piace la selvaggina selvatica, potete trovarli anche nei supermercati, quindi la frullatura l'hanno già fatta, altrimenti se ve lo regalano lo congelate come ho fatto io. Mi raccomando, la marinatura, un 3/4 d'ora di cottura ed è pronto. Se il video vi piace, come sempre, vi chiedo di condividere e lasciare un like. Scrivetevi i vostri commenti. Non a tutti ovviamente piace la selvaggina e potete fare anche il coniglio in questo modo. Grazie per la visione, alla prossima ricetta. Dal canale di Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia.